Ciao intro. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi siamo nel secondo episodio di Cos'ha di speciale. Lo scorso episodio vi è piaciuto un sacco, era sugli AC/DC e vi avevo promesso che per il prossimo giro avremmo avuto a che fare con un brano super famosissimo che di sicuro conoscete. No, non è Sweet Home Alabama, quello che dicevo nell'altro video, perché sennò avremmo fatto lo stesso video un'altra volta. Comunque, spoiler, non devo neanche parlare. Se questo format vi piace, mi raccomando, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e utilizzatelo per tirar fuori anche qualche aneddoto mentre parlate con i vostri amici, così magari fate scoprire queste cose anche ad altre persone. Ero un po' di Bergamo. In questo video, come potete vedere dalla maglietta, facciamo un salto avanti di una decina d'anni rispetto a Back in Black del 1980 a qualcosa che comunque con il nero c'entra, perché stiamo parlando del Black Album dei Metallica, che piaccia o non piaccia, chi se ne frega, ha scritto la storia della musica e non solo dal punto di vista compositivo. Ha contribuito a stravolgere il modo in cui la musica viene registrata, portando le tecniche di registrazione al limite. Ma quindi il Black Album cos'ha di speciale? Di cose speciali questo disco ne ha tantissime, ma noi per quanto riguarda la chitarra approfondiamo la traccia Thickener. Per farvi l'esempio suonerò Enter Sandman presa dal Black Album dei Metallica e lo farò un secondo con la chitarra, non con la batteria. Stavo dimenticando la chitarra, che non è una chitarra qualsiasi, è la chitarra di James Hetfield dei Metallica, è la Iron Cross, che è ancora qui grazie ai ragazzi di Musical Store 2005. Questa è la chitarra che ricalca un po' le orme Les Paul di James Hetfield, infatti possiamo vedere la forma è proprio quella, ha i suoi due pickup attivi EMG che sono i signature di James Hetfield che hanno un suono devastante. Lascio il link qui sotto in descrizione così se volete approfondire. Pesa anche solo a tenerla in mano da quanto è metal questa chitarra. Ora mi raccomando, orecchie aperte, io vi do un assaggio di questa cosa speciale, di questo ingrediente segreto nel brano dei Metallica. Nel disco dei Metallica, non nel brano. L'hanno usato in tutto il disco. Ora, come abbiamo fatto l'altra volta, facciamo qualche passo indietro e arriviamo insieme alla conclusione finale. Come nel caso degli AC/DC, io sono un super fan dei Metallica. Mi sono sempre piaciuti, li ho visti live una vagonata di volte e conservo anche qualche plettro di James e Kirk, ma quelli veri. Questo plettro nello specifico è stato utilizzato da James verso fine concerto e lo ha lanciato e io dalla prima fila ho fatto l'ho preso. Da quando ho iniziato a suonare, uno dei bisogni che sentivo sempre era quello di registrarmi e potermi ascoltare, dando per scontato di potermi sentire esattamente come sentivo la musica da un lettore MP3. Dicevo, sento quello che suono con la mia chitarra in cuffia, con la mia pedaliera, perché non devo potermi ascoltare così dopo essermi ascoltato? Dopo essermi registrato. Quindi scaricavo la base di turno da un famoso sito che c'era e conteneva tutte le backing track del mondo, la importavo in Audacity, era il 2009 per cui non avevo ancora scoperto che avevo una licenza di Cubase con la pedaliera, ma fa niente. Seguo un bel tutorial rigorosamente scritto su come registrare una traccia su Audacity e ce la faccio. E il risultato comunque non era neanche così schifoso. Sentivo la base, sentivo la mia chitarra al posto di quella originale, era bello, bellissimo, però non suonava come il disco. Ma va! Di tutta questa cosa, secondo me, la colpa era solo ed esclusivamente dell'attrezzatura, perché non avevo gli amplificatori giusti, non avevo le loro chitarre, non avevo... Piano piano, con il tempo, però, ho affinato le mie tecniche di registrazione. Ho imparato a usare tanti software e tanti hardware diversi, ho registrato in tanti studi, anche abbastanza grossi, e ho cercato di rubacchiare qua e là i modi giusti di fare, facendo le domande giuste alle persone giuste, cioè chi il fonico in studio lo fa come scopo di vita. Il consiglio più grande che mi hanno dato è stato quello di approfondire direttamente i casi delle band, perché non tutti registrano allo stesso modo. Questo è lo snodo principale, perché da tutte queste scelte alla fine salta fuori il sound vero della band. E dopo tutti questi consigli ho iniziato a divorarmi documentari e making of di qualsiasi disco di qualsiasi band, specialmente delle band che mi piacevano tantissimo, tipo Metallica. A riguardo ho trovato un documentario che ormai è introvabile, è una serie chiamata Classic Album in cui Metallica stessi con il loro produttore raccontavano tutto il processo di registrazione del Black Album e non solo con le parole, ma facevano sentire anche tutti gli strumenti isolati, le tracce, tutte le fasi di scrittura e facevano vedere anche che ci sono all'interno del disco certi strumenti che neanche ti immagini. Oh, that crack. That's a 6-string bass, right? 12. A un certo punto si sente un fucile in una canzone, non so se lo sapevate. Ecco, se non lo sapete, quello è un fucile vero, c'è proprio James Hetfield davanti al microfono con il fucile e fa...
Insomma, per la prima volta nella loro carriera i Metallica sperimentarono diversi approcci alla registrazione che non fosse semplicemente quello di alzare il volume, alzare la distorsione, suonare più forte di più di tutti, ma dando spazio anche a arrangiamenti e diversi approcci di produzione. E questo approccio di cui vi voglio parlare possiamo dire essere l'ingrediente segreto dei Metallica. È una cosa che poi ha cambiato il modo di registrare la chitarra. Ora, probabilmente i Metallica non sono stati i primi a fare questa cosa, ma di sicuro sono stati quelli che questa tecnica di registrazione l'hanno spinta un pochino avanti. Prima c'erano i Beatles che da pazzi innovatori quali erano hanno fatto qualsiasi cosa, hanno innovato qualsiasi punto che fosse innovabile nella musica, e poi per fortuna ci sono vari casi in cui tutte queste cose singolarmente vengono spinte ancora più avanti. Come sapete, in determinati tipi di produzione non viene registrata la band così dal vivo buona la prima, ma ognuno suona separatamente la sua parte più volte finché non scatta la magia ed esce la take perfetta. Questa è la base della sovraincisione, che ci permette di sovrapporre allo stesso tempo più tracce diverse e ottenere arrangiamenti che altrimenti sarebbero fisicamente impossibili perché non ci sarebbero abbastanza musicisti. I Metallica non si sono limitati a fare degli arrangiamenti sovrapposti, tipo una chitarra che fa e l'altra chitarra che fa, per ottenere questo. Cioè, loro sono proprio andati oltre e hanno usato questa cosa per creare un sound unico. Infatti decidono di dividere il segnale con una chitarra che suona solo a destra, una chitarra che suona solo a sinistra, e fin qui possiamo dire che è una cosa abbastanza basic per noi adesso. And then we had the wonderful chore of trying to make it all fit through 2 speakers. Ma quello che poi fanno è aggiungere un'altra traccia di chitarra, e quella viene mantenuta centrale. Loro la chiamano The Thickener. Left, right, and the thickener. Ovvero quella cosa che rende ancora più granitico il suono. Ve ne do una dimostrazione adesso e poi vi spiego piano piano come farla. Vi faccio sentire una traccia registrata con la chitarra da sola e poi accendiamo The Thickener e facciamo tutta questa cosa stereo gigantesca con il suono perfetto. Ve lo faccio sentire. Ora che vi ho fatto sentire l'intervento di questa traccia Thickener, voglio farvi vedere come realizzarla, quindi ci buttiamo nel computer, nella DAW, e vi faccio vedere un passo alla volta tutto. Ok, ora nel mio progetto ho la batteria e una traccia di basso e ho fatto un balance più o meno dei volumi per avere un riferimento, e quello che devo fare è semplicemente aggiungere le chitarre. Infatti faccio un bel clic destro, aggiungo la mia traccia di chitarra, la chiamo R per dire chitarra right, ovvero canale destro, aggiungo la traccia, ne creo un'altra, la chiamo L per fare la chitarra left, ovvero sinistra, e poi creo la terza chitarra, ovvero quella che ci interessa, e la chiamo thick, ovvero la chitarra quella che resterà centrale e darà il punch fortissimo al nostro suono. Come prima cosa registro una traccia alla volta, quindi parto dalla R e la registro. Ora, cosa importantissima, non pensate minimamente di prendere questa traccia e fare un copia e incolla sulle altre tracce e basta. Questa cosa non si può proprio fare. Infatti la cosa importantissima è che queste 3 tracce di chitarra sovrapposte siano la stessa cosa ma suonate in momenti diversi, quindi delle take e delle registrazioni effettivamente diverse. Questo serve per diversi motivi. Il più importante è quello della credibilità, così sembreranno veramente dei chitarristi diversi che suonano, perché la take non uscirà mai 100% in modo identico, mai. E poi, facendo così, risolvo il problema che avrei con la fase. Infatti una traccia uguale, sdoppiata, e le faccio suonare, le 2 tracce essendo uguali si annullano, e quindi ho un problema di fase. Se io la risuono in maniera leggermente diversa, ma in maniera involontaria, semplicemente la risuono e non verrà mai uguale, risolvo il problema. Ora, come vedete, la traccia L l'ho già registrata, un po' stile Art Attack, mi sono portato avanti. Ora però faccio la stessa identica cosa un'altra volta, ovvero qui c'è il riff di Enter Sandman suonato 2 volte, ora lo registro per la terza volta di fila. Quindi prendo la mia traccia thick, abilito la registrazione e registro. Ok, ora siamo al punto dove avviene la magia.
Ora infatti abbiamo 3 chitarre registrate singolarmente e questo è quello che James chiama Wall of Guitars, il muro di chitarre, il Wall of Sound, chiamiamolo come vogliamo, ma è questo. Tra l'altro fa anche una battuta, lui dice non bastava registrare una chitarra per uno, no? No, 3 ne devo registrare. Comunque ora voglio farvi sentire un po' dentro la DAW, dentro il programma, le varie differenze. Quindi ora prendo batteria, basso, chitarra da sola, come se suonasse un chitarrista solo, quindi la registrazione che ho fatto io nel 2009 per intenderci, e vi faccio sentire com'è. Sicuramente soddisfacente, ma possiamo fare molto di più. Allora, traccia R, prendo il fader per decidere il pan della traccia, ovvero in che punto dello spettro dello stereo mettere la traccia, e lo sposto tutto a destra. Quindi tutto a destra. Tutto a destra, ok. Traccia L faccio la stessa cosa ma a sinistra. Mentre per la traccia thick la tengo lì ferma al centro. Ora invece faccio play, faccio partire la traccia esattamente come l'abbiamo sentita un attimo fa. Mentre la canzone va avanti attivo le 2 tracce R e L, così avremo attive contemporaneamente tutte e 3 le chitarre, quindi diciamo 3 chitarristi che suonano, uno a destra, uno a sinistra e uno in faccia che ci prende a pugni fortissimo. La differenza direi che è lampante. Questo approccio ho deciso anche di utilizzarlo con la mia band perché è diventato uno standard per la registrazione delle chitarre. Infatti se sentite i nostri brani da Spotify sono registrati esattamente così. Quindi se vi chiedete cos'è che rende il sound dei Metallica così speciale, così tanto spaccafaccia che ti prende a pugni fortissimo, gran parte del merito è di questo approccio alla registrazione delle chitarre, oltre ovviamente al sound in generale che hanno dei suoni che a me piacciono tantissimo. Mandatemi su Instagram i vostri prima e dopo delle tracce che volete. Cercate di applicare questo concetto a una ritmica e mandatemela. Così se avete dubbi oppure qualcosa non vi viene, ne parliamo. E un altro grazie va ai ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno lasciato l'Iron Cross perché mi ci sono affezionato troppo. Grazie. Io vi lascio qui da parte a me la playlist, tra poco la vedete, con tutti gli episodi di questo format. E se questo format ovviamente vi è piaciuto, mi raccomando, sparite.